Denzel Dumfries ha cambiato agente, una notizia che in realtà non è così clamorosa visto che il giocatore è abituato a cambiare collaboratori, procuratori, con l'unica certezza che resta la presenza del padre che segue da molto vicino quelli che sono gli interessi del giocatore, ma la decisione di interrompere i rapporti con il gruppo che faceva riferimento a Mendes e la volontà di affidarsi invece ad Ali Barat, e segnatevi questo nome, potrebbe rappresentare un indizio importante sul futuro del giocatore ed è proprio per questo che se ne sta parlando tanto. Dumfries in realtà è già al centro dei discorsi per via dell'infortunio, un infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo da ormai diverso tempo, che lo terrà ancora a quanto pare fuori dal campo addirittura fino al 2026, probabilmente fino al 2026, ma su questo torneremo alla fine di questo contenuto, perché insomma il cuore di tutti i discorsi di oggi saranno relativi proprio a questo cambiamento importante per il giocatore e soprattutto un focus sulla figura di Ali Barat, che appunto da adesso in poi andrà ad affiancare l'esterno destro nerazzurro, con magari qualche risvolto che riguarda molto molto da vicino l'Inter e che potrebbe segnare insomma una svolta anche per il futuro del giocatore. Allora vi spieghiamo tutto e facciamo un po' tutto il punto in questo nuovo contenuto. Amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati. Prima di partire vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriviti per entrare a far parte della famiglia di Passione Inter, ma quando parliamo di famiglia parliamo soprattutto del club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo ed è lì dove nascono diciamo tutti i dibattiti e anche tutte le idee più intriganti relative al mondo nerazzurro che poi vi proponiamo anche qui sul nostro canale, quindi vi aspettiamo. E allora andiamo a Dumfries, andiamo soprattutto ad Ali Barat perché bisogna un po' inquadrare tutta la situazione facendo però un piccolo passo indietro, perché con Mendes, l'ex agente ormai, nel 2024, quasi un anno fa, perché era il 27 novembre del 2024, Dumfries è arrivato al rinnovo di contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2028, con un aumento dell'ingaggio portato attorno ai 4 milioni annui, quindi uno step in avanti per un giocatore che negli ultimi anni soprattutto è molto in crescita e un modo per l'Inter di blindare uno dei titolarissimi, ecco, di questa rosa. Ricordiamo anche che nel contratto è inserita una clausola rescissoria da 25 milioni che formalmente è scaduta la scorsa estate, quando nessun club, tra l'altro, ha deciso di esercitarla per portare a casa il giocatore, nessun club estero, faccio una specifica molto importante, ma è una clausola che di fatto si ripropone ogni anno e che quindi anche nell'estate del 2026 sarà valida e questo è sicuramente un passaggio molto importante, soprattutto perché da adesso in poi tutto quello che riguarderà il futuro di Dumfries passerà insomma dalle mani di uno degli agenti, anzi in questo momento il migliore, degli agenti insomma più chiacchierati e più rumorosi insomma del panorama calcistico e sto parlando appunto di Ali Barat, già menzionato prima. Faccio un piccolo riassunto sulla sua storia per conoscerlo meglio, ma veramente i punti più importanti, perché lui è di origine iraniana, ma è cresciuto a Londra dove è arrivato già da bambino. Non nasce come agente, si muove nel mondo degli affari tra Abu Dhabi, India, Cina e come racconta lui in un'intervista recente è lì che comincia ad entrare in contatto con ambienti molto vicini al Manchester City e comincia a mettere piede nel calcio come intermediario. La svolta arriva con la creazione della sua agenzia Epic Sports che da quel momento insomma comincia la salita e comincia ecco, ad avere una grande fama ed è proprio Barat che va, diciamo così, anzi che cura molto semplicemente alcuni dei trasferimenti più impressionanti, soprattutto con club inglesi. Il più, diciamo così, anzi il più facile da menzionare è sicuramente quello di Caicedo al Chelsea per 116 milioni. Molti
riconoscimenti per questo agente, perché nel 2023 vince il Golden Boy, premio che vince di nuovo proprio quest'anno, pochi mesi fa credo, perché ho visto una foto molto recente, quindi pochi mesi fa, appunto Golden Boy come miglior agente del mondo, sia nel 2023 che nel 2025. Quindi parliamo di una figura molto importante all'interno del panorama calcistico e ogni volta che, diciamo, succedono queste cose, per me personalmente, poi ovviamente aspetto anche di sapere quelle che sono le vostre considerazioni, per me, non è mai un caso, soprattutto per un giocatore come Dumfries che ha più volte palesato anche l'interesse di trasferirsi magari all'estero, soprattutto e non a caso proprio in Premier League. La cosa che mi ha stupita lo scorso anno in realtà è che non è arrivato di fatto nessun club ad accaparrarsi il giocatore per 25 milioni con questa clausola. L'unico club che di fatto si era avvicinato di molto a Dumfries era il Barcellona, che poi alla fine ha deciso di non affondare, clausola poi scaduta, e Dumfries insomma è rimasto, io dico anche per fortuna, è rimasto all'Inter. Però adesso con l'approdo di Ali Barat, diciamo che si aprono nuovi scenari, considerando che è un agente che è molto vicino anche alla Turchia, però è un agente che è molto vicino a quelli che sono i club inglesi e che quindi possa insomma funzionare da ottimo intermediario tra un eventuale club interessato al giocatore e tra il giocatore stesso, con delle considerazioni da fare, perché lo scorso anno nessuno è arrivato ad accaparrarsi Dumfries, quest'anno stiamo parlando di un giocatore con un anno in più. Lo scorso anno Dumfries comunque aveva fatto un buon percorso, si era messo in mostra anche in Champions, quindi diciamo che gli estremi per un trasferimento c'erano, nel senso che è un giocatore che comunque piaceva anche in precedenza, si è messo in mostra molto spesso anche con la nazionale olandese, quindi non mi sarei stupita, anzi ero anche abbastanza preoccupata, devo essere del tutto onesta, quindi non mi sarei stupita. Dall'altra parte quest'anno però è un Dumfries che si avvicina ai 30, perché nel 2026 compirà 30 anni, è un classe 96, e soprattutto lo stiamo vedendo in questa stagione è molto assente per infortunio, quindi queste sono diciamo sono dei fattori che vanno certamente considerati. Tra l'altro escludo personalmente l'ipotesi che possa diciamo che si possa parlare di un trasferimento di Dumfries già a gennaio, per due motivi molto semplici. Il primo è che appunto la clausola rescissoria può essere esercitata d'estate, una clausola da 25 milioni, se Dumfries dovesse partire a gennaio probabilmente le pretese dell'Inter sarebbero molto più alte, e dall'altra parte non credo che ci sarebbero club insomma intenzionati a portarlo a casa per una cifra più alta di quella, e soprattutto appunto sapendo che poi in estate è vero che potrebbe aumentare la concorrenza, però è anche vero che appunto avresti la possibilità di portartelo a casa molto più facilmente. E dall'altra parte anche l'Inter non credo che possa permettersi di privarsi di Dumfries a gennaio, visto che la coperta è molto corta, a meno che non abbiano diciamo il sostituto del Rolangolo già pronto. È molto complicato, visto che l'Inter sta già facendo fatica sulla corsia di destra in assenza di Dumfries, con Luis Enrique che è arrivato di fatto come sostituto ma che deve ancora dimostrare molto, e altri giocatori che per giocare su quella corsia insomma devono essere adattati, quindi non credo che l'Inter voglia privarsi ecco del giocatore a gennaio. Quindi se ne riparla insomma la prossima estate, e cercheremo di capire se l'approdo di questo nuovo agente potrà in un certo senso andare ad influire ecco sul futuro del giocatore. Un giocatore invece del quale si sta riparlando per la finestra invernale, per il mercato di gennaio, è Davide Frattesi, con addirittura la Juventus che sembra molto interessata al giocatore, l'agente Beppe Riso che insomma ha avuto già dei contatti con il club. Questa è una dinamica che comprendo maggiormente, perché Frattesi in questa stagione in realtà era stato trattenuto anche da Christian Chivu, che probabilmente mi viene da pensare anche per diciamo delle aspettative sul mercato che avrebbero consentito all'allenatore di cambiare anche qualcosa nell'assetto tattico della squadra. Aveva pensato magari a Frattesi come arma in magari un sistema di gioco diverso rispetto al 3-5-2, che forse
possiamo dirlo ad oggi, dopo diverse stagioni, non valorizza effettivamente il giocatore, quindi era stato trattenuto da Chivu probabilmente anche per questo, ma di fatto non sta avendo probabilmente lo spazio che si aspettava, con non un sorpasso ma un doppio sorpasso, perché sia Zielinski che Sucic insomma stanno mettendo sempre più in ombra questo giocatore, che sta probabilmente giocando poco rispetto a quanto vorrebbe, con diciamo così, una storia che si ripropone, no? Ogni anno, perché anche lo scorso anno Frattesi era stato tra i nomi più accostati al mercato di gennaio, quindi si ritorna anche su questa questione. Occhio, perché dall'altra parte c'è una rivale, una grande rivale dell'Inter, che è la Juventus, e quindi cercheremo di monitorare quelli che sono appunto i movimenti di questo giocatore. Chiudo rifacendo un passo indietro rapido su Dumfries, perché lo dicevo all'inizio del contenuto, Dumfries è assente ormai da diverso tempo, dalla partita contro la Lazio, quindi parliamo di circa un mese fa. Aveva preso una botta, non era rientrato anzi dagli impegni con la nazionale, e senza giocare neanche una partita. Sembravano esserci delle sensazioni positive, invece ancora oggi insomma dobbiamo fare a meno di questo giocatore. Per quelle che sono le ultime notizie, sicuramente Dumfries non sarà a disposizione per la Supercoppa, ma anzi potrebbe non essere a disposizione per nessun impegno di questo 2025, per gli ultimi impegni di questo 2025, che saranno tutti in trasferta a partire appunto dalla partita contro il Genoa di domenica. E ad oggi le sensazioni sono più relative ad un rientro a gennaio, un rientro nel 2026, quindi insomma non ottime notizie. Restando da quel lato, forse la buona notizia, o meglio che potrebbe far star tranquillo un po' di più Christian Chivu, che ha perso sia Acerbi, lo ricordiamo, starà fuori un mese, Çalhanoğlu che non ha svolto esami strumentali e quindi dovrebbe insomma rientrare, se non per la partita con il Genoa, se non per la Supercoppa, comunque a breve, speriamo, questo mi viene da dire. Aveva perso anche Darmian, che però potrebbe rientrare forse per un'eventuale finale di Supercoppa, quindi tutto da monitorare, ecco, tutto da monitorare, diciamo lato infermieristico, lato infortuni, perché Chivu purtroppo in quest'ultimo periodo ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, e sicuramente le notizie di Acerbi e Çalhanoğlu in questo momento non sono ottime. Attendiamo novità, ovviamente tutto quello che sapremo ve lo riporteremo qui su Passione Inter. Soprattutto ci vediamo oggi dalle 19:30 nel consueto appuntamento in live sui nostri canali, quindi vi aspetto più tardi. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.